Come dicevano gli Schiantos, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E parlando della tetra oscurità del lontano futuro, c'è un capitolo di Space Marine sui quali la sfortuna sembra aver posato lo sguardo con una certa insistenza. Sto ovviamente parlando dei Prefici, che hanno vinto il sondaggio per gli abbonati di livello capobanda qualche settimana fa, scalzando la Dead Watch e i corvi sanguinari. Quindi oggi parliamo di loro, ma prima vi ricordo che questo è un video senza impegno, pensato per riassumere in maniera semplice qualche piccolo stralcio del vasto universo di Warhammer 40.000. Molti dei dettagli sono stati semplificati in favore di una narrazione più scorrevole, oppure si sono semplicemente persi nel lore. Come sempre ringrazio la pagina dei Tremendi Dei del Caos per avermi aiutata nella realizzazione del video e vi auguro una buona visione. I Prefici, in lingua originale chiamati Lamenters, sono un capitolo di Space Marine che discende dagli Angeli Sanguinari. Il loro simbolo è un cuore rosso in campo bianco, con accanto una gocciolina, e indossano armature di colore giallo senape, spesso decorate anche con motivi a scacchi bianchi e neri. Come tattica prediligono l'assalto diretto, accompagnato da un consistente supporto aereo, ma in realtà sono abbastanza versatili, abituati ad improvvisare e a cavarsela con quello che hanno. Inoltre, come base principale, usano una flotta di navi e non un pianeta specifico. A livello di organizzazione, invece, aderiscono abbastanza fedelmente al Codex Astartes, anche se non in maniera puntigliosa come altri capitoli più rompiscatole. Su questo aspetto hanno anche un certo legame e diversi punti in comune con gli Angeli Sanguinari, ma molti meno rispetto ad altri loro capitoli successori. Una caratteristica importante da menzionare, infatti, è che il seme genetico dei Prefici è stato purificato dalle imperfezioni grazie a una misteriosa procedura sperimentale mai più ripetuta. E poi vedremo il perché. Con il risultato che per molto tempo si è creduto che fossero immuni alla sete rossa e alla rabbia nera, cioè il forte desiderio di bere sangue e un'incavolatura così potente e incontenibile da indurre le allucinazioni. Insomma, i tipici problemi dei discendenti di Sanguinius. Se vi ricordate, ve ne avevo parlato proprio nel vecchio video sugli Angeli Sanguinari. E comunque non era vero. Col tempo è emerso che i Prefici sono solo più resistenti a queste problematiche, ma come contrappeso sono geneticamente predisposti a sviluppare una profonda malinconia che, tra le altre cose, gli fa postare frasi agrodolci sui social e canzoni non melodiche di dubbio gusto. Per non parlare della sfortuna, che, come vi dicevo prima, sembra esserglisi attaccata addosso con il super attack. Cioè, nessuno mette in dubbio il loro valore in battaglia o la loro lealtà all'Imperium, ma è difficile non notare che a livello statistico nessun altro capitolo di Space Marine si è trovato così spesso compiere imprese disperate o bloccato in situazioni veramente del cazzo. Tutte sfide che loro affrontano a testa alta, cioè con dignità, ma che comunque nel tempo hanno finito per creargli attorno una fama nefasta. E per questo, quando i Prefici sono in zona, gli altri Space Marine li guardano sempre con un po' di sospetto, toccandosi di nascosto. Ma andiamo con ordine. La loro storia comincia subito male. Il capitolo viene creato alla soglia del 36esimo millennio, nel corso della 21esima fondazione, che verrà ricordata come la Fondazione Maledetta. Questo perché in quell'occasione i Genitor del Mechanicus decisero di pasticciare un po' con il seme genetico dei capitoli, cercando, dicevano loro, di migliorarlo e ripulirlo dai difetti, ma ottenendo invece dei risultati terrificanti. La maggior parte dei capitoli così creati, infatti, finirono malissimo. Molti marini impazzirono, altri svilupparono mutazioni incontrollabili o vennero corrotti dal caos, cosa che richiese di distruggerli. Altri ancora invece andarono incontro a destini funesti, per esempio perdendosi nel warp, come i Falchi di Fuoco, di cui vi avevo parlato nel video sulla Legione dei Dannati. Insomma, in generale non fu una buona sfornata, ma i Prefici, che sembravano essere tra quelli usciti bene, decisero di intraprendere una generica crociata contro i nemici dell'Imperio, situati ai margini esterni della galassia. E per un po' tutto abbastanza bene, almeno fino a quando, un paio di millenni dopo, vennero riassegnati nella zona dell'Occhio del Terrore a respingere le continue incursioni delle forze del caos. Ed è qui che rischiarono per la prima volta l'estinzione, quando i Mortificatori, altro capitolo di Space Marine particolarmente superstiziosi, si rifiutò di collaborare con loro e li lasciò da soli a difendere il pianeta Corellia e i suoi abitanti, compito che i Prefici portarono a termine comunque, ma al prezzo di ingenti perdite. Quando arrivarono i rinforzi, infatti, nel capitolo restavano solo 200 membri messi male. In più, come se non bastasse, sulla via del ritorno, le navi con a bordo i sopravvissuti vennero inghiottite da una tempesta warp e date per disperse. E la storia potrebbe anche finire qui, ma quel calvario che è la vita dei Prefici era ovviamente solo all'inizio. Ripoppati fuori dal warp, infatti, si presero qualche secolo per ricostruire le proprie forze e ricominciare a fare le loro cose da Space Marine. Poi, a metà del 41esimo millennio, vengono nuovamente assegnati a respingere le incursioni del caos, questa volta nella zona del Maelstrom, un enorme squarcio che collegava realtà e warp, ai tempi il secondo più grande della galassia, dopo l'Occhio del Terrore. Per la prima volta i Prefici si sentono in qualche modo accettati e stringono legami d'amicizia con gli altri capitoli di Space Marine assegnati a difesa della zona, in particolare gli Artigli Astrali, che però tra un giro insieme per il settore il sabato sera
e un aperitivo nel sistema Absinthia, con il tempo si rivelano essere delle pessime compagnie. Verso la fine del 41esimo millennio, infatti, Luft-Huron, il leader degli Artigli Astrali, per via di una questione un po' spinosa con l'equivalente imperiale di Equitalia, decide di dichiarare la zona del Maelstrom indipendente dall'Imperium e convince i suoi amici, tra cui ovviamente i prefici, a schierarsi dalla sua parte. Questo fa partire un grosso conflitto, che verrà ricordato come la Guerra di Badab, una delle più intricate e feroci ribellioni nella storia imperiale, sulla quale ora, per questioni di tempo, non mi posso dilungare, ma che volendo potrebbe essere oggetto di un video a parte, magari anche sull'origine dei Corsari Rossi. Comunque, come vi dicevo, durante la Guerra di Badab, i prefici sono dalla parte sbagliata della barricata e finiscono col prenderle secchissime. A un certo punto, infatti, i Minotauri, un altro capitolo di Space Marine schierato con l'Imperium, riesce ad abbordare la loro nave fortezza principale, la Mater Lacrimarum, e attirano in un'imboscata tutti i prefici accorsi a difenderla, massacrandoli fino a costringerli alla resa. Rimasti in circa 300 alla fine del conflitto, però, se la cavano solo con una piccola punizione. Viene infatti riconosciuto che il loro partecipare alla ribellione era un mezzo equivoco e che in fondo erano anche stati un po' plagiati da Huron. Quindi vengono perdonati, ma costretti a intraprendere una crociata di penitenza per 100 anni, che è un po' l'equivalente imperiale di 10 Ave Marie, 5 Padre Nostri e si è a posto, dai. Quindi è finita qui, ma manco per niente, perché la crociata di penitenza li porta dritti verso la bioflotta Kraken e combattono tante battaglie contro i tiranidi, facendo sfoggio del loro grande stoicismo e cercando di strappare più mondi imperiali possibili dalla loro fame insaziabile. Questo ancora una volta al costo di moltissime perdite, cosa che porta il capitolo di nuovo sull'orlo dell'estinzione, motivo per cui, tra l'altro, solo pochi anni dopo non saranno nella condizione di rispondere alla chiamata in forze degli Angeli Sanguinari, rivolta a tutti i loro capitoli successori per organizzare la difesa del pianeta Bal, il loro mondo d'origine, preso d'assedio dalla bioflotta Leviathan poco dopo l'apertura della grande cicatrice nella galassia. Cioè si organizza il più grande raduno di discendenti di Sanguinius dai tempi dell'eresia di Horus e loro non riescono ad andare, cioè una figuraccia di merda proprio. Comunque con questo siamo giunti al presente. Al momento, per quel che ne so, i prefici si stanno ancora una volta adoperando per ricostruire le proprie forze dopo gli scontri con i tiranidi e la loro crociata di penitenza è ancora in corso. Personalmente io sento di volergli un pochino bene, mi fanno una gran tenerezza e a voler essere superstiziosi sembra che nella loro storia ci sia una sorta di schema ripetuto. Finiscono spesso con l'essere decimati, ma mai distrutti del tutto, perché quella in qualche modo sarebbe una sorta di liberazione, mentre loro invece sembrano destinati a soffrire e in un periodo storico difficile come il 42esimo millennio, con la galassia squarciata in due e problemi da tutte le parti, non posso che domandarmi a quali altre sfortune andranno incontro in futuro. Di una cosa però sono certa, le affronteranno tutte a testa alta. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi mettete a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog villanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti gli stoici combattenti che l'hanno già fatto.